Salve Slow Smokers! Questa sera l'occasione ghiotta. Da pochi giorni è arrivata nelle tabaccherie la Giara di Bolivar Royal Corona, un robusto che già abbiamo conosciuto, che da qualche tempo è arrivato anche nella scatola abilitata da 25, non più solo in tubo, ma finalmente Diadema ha rilasciato questo splendido manufatto, ovvero questa Giara di colore rosso per il mercato italiano, quindi un prodotto limitato nelle quantità, ne sono state prodotte 300. Questa sera fumerò appunto il sigaro della scatola che ho comprato insieme a questa Giara e quindi non mi resta altro che dirvi a fra poco. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. Bene, bentornati. Prima di fare l'unboxing della scatola, che è il momento più divertente se vogliamo, vi faccio vedere questa Giara. Come potete vedere, la Giara ricorda il modello precedente che è stato fatto per Romeo e Giulietta, tranne per l'apertura, che è un'apertura classica con un tappo e la sua guarnizione e la spugnetta di umidificazione. La particolarità qui dietro è appunto che viene indicato che la Giara è stata prodotta nel 2021 e i sigari che vengono venduti insieme a questa Giara sono stati creati nel 2019. Ma dopo aver visto questa splendida Giara che per sicurezza ripongo in un luogo sicuro per non rischiare che si danneggi, facciamo l'unboxing di questa scatola. Il sigaro appunto che viene venduto nella solita formula, ovvero la scatola viene venduta con questa Giara e i sigari non sono già contenuti all'interno della Giara. Questo ci consente anche di vedere correttamente il cugno, che in questo caso è MSU MAR 2019 e che quindi dovrebbe essere già decisamente pronto per la fumata. Da poco, dicevo, è arrivato per ultimo forse sul mercato italiano la scatola abilitata da 25, mentre prima eravamo abituati a vedere questo robusto di Bolivar solo in tubo. Che cosa dire di Bolivar? Beh, intanto che mi accingo a fare l'unboxing tagliando i sigilli, parliamo brevemente di Bolivar. Bolivar è un brand relativamente antico, è stato fondato intorno al 1900, diciamo ufficialmente nel 1902 viene indicato da molti siti, compreso quello di Diadema, ma il brand viene registrato solo intorno al 1921. L'inizio, i primi 20 anni di questa marca non sono degni di nota, nel senso che non ci sono indicazioni sui prodotti di questa marca. Quello che sappiamo di questo primo periodo della nascita di Bolivar è una curiosità, ovvero che Bolivar deteneva il record, se possiamo dire il primato, del sigaro più piccolo al mondo, una vitola chiamata Delgado, che vuol dire letteralmente sottile, il cui diametro era 20. Quindi immaginate lo stesso diametro, per intenderci, dei sigariglio che vengono venduti da Diadema.
Quindi, oltre questo primato, nei primi anni di attività non sappiamo molto. Ma quello che veniamo a sapere più tardi nella storia è che il brand, la marca, viene comprato dallo stesso gruppo che possedeva anche Partagás. Infatti questi sigari condividono la produzione all'interno delle galere di Partagás. Un'altra cosa che hanno in comune i Partagás e i Bolívar sono la loro forza, ma non gli aromi. Le caratteristiche di Bolívar sono molto differenti da quelle di Partagás. Diciamo che è difficile descrivere un Bolívar, ma molto facile riconoscerlo. Facciamo l'unboxing. Come vedete, sollevata la cubierta, il solito papelito, ecco i sigari in tutto il loro splendore. Il profumo è soave. Si sentono quelle note tipiche di Bolívar. Ora, prima di tagliare e accendere, faremo un piccolo controllo dell'umidità per evitare di fumare un sigaro non propriamente pronto. L'umidità attuale del sigaro è intorno al 62-63%, quindi direi che è giunto il momento di fumarlo. Le note legnose e di pellame di questo sigaro rendono la fumata di Bolívar sempre molto particolare, molto forte. Prima di iniziare sorseggerò un caffè. Un buon caffè dopo cena e prima di accendere un sigaro credo che siano l'ideale. Bene, l'analisi a crudo del sigaro evidenzia una capa che, come tipico in questo brand, è una capa maduro, quindi di un colore pronunciato, di un bel marrone anche lucido. In questo caso la capa è molto lucida, al tatto è setosa, quindi una capa dove non si sente, diciamo, una capa oleosa, ma più, appunto, come detto, setosa poco fa. Come di consueto dobbiamo dare il giusto rispetto a questo sigaro, quindi procederò con un taglio classico. Quel tanto che basta per far passare il giusto fumo. Il tiraggio è leggermente serrato, se devo essere sincero, non arriva a una grandissima quantità d'aria, però è corretto. Né troppo né poco, quindi bisognerà modulare la fumata. Il riempimento infatti del sigaro è corposo, cioè c'è tantissimo tabacco dentro, sembra quasi un box press, da quasi una forma squadrata questo sigaro. Vediamo quali aromi ci saprà regalare. Procediamo quindi a un'accensione con cedrella, un'accensione con fiamma morbida, che in questo caso, essendo un robusto, richiederà un po' più di tempo, soprattutto come quando capita con i sigari con così tanto tabacco dentro, potrebbe volerci più del normale, ecco. Comunque, come sempre, consigliamo un'accensione di questo tipo, perché è vero che richiede più tempo e più attenzione, ma regala anche migliori sensazioni fin dall'inizio. Quindi rimane il metodo classico e che noi preferiamo. Con la giusta calma
si può ottenere un'accensione perfetta anche con un sigaro come questo, con un diametro importante. Ricordiamo le misure del robusto, qualora ce ne fosse bisogno, che sono 50 di diametro per 124 di largo, cioè la lunghezza. Intanto parliamo anche, mentre faccio accendere correttamente il braciere, del prezzo che hanno questi sigari e questa giara. Il prezzo consigliato da Diadema e che stanno applicando praticamente tutti i tabaccai è di 650 euro, giara e una scatola di sigari. Un prezzo che ovviamente rispetto ai 300 euro del costo della scatola dei sigari, giustamente viene riconosciuto a questo oggetto che è una serie limitata solo per il nostro mercato e inevitabilmente sarà molto ricercato. Il primo puff è generoso, il fumo è intenso e si sentono già i tipici aromi di Bolivar. Vediamo cosa ci saprà raccontare più tardi questo sigaro. A fra poco. Bene, bentornati. Sono a buon punto del sigaro, ho superato diciamo la metà, sono all'inizio dell'ultimo terzo, ma mi sento già di poter trarre delle conclusioni. Questo è un sigaro che conosco e che fumo abitualmente. L'inizio del sigaro, come detto, è forte. Le note sono quelle caratteristiche di Bolivar. Devo dire la verità, me lo aspettavo più forte, forse i 3 anni che ha già sulle spalle lo hanno già calmato, la sua irruenza si è leggermente affievolita, ma rimane comunque un sigaro caratterizzato dal territorio de sabor forte, come tutti i Bolivar e i Partagas di cui abbiamo anche accennato prima. Una particolarità, se vi ricordate, abbiamo parlato in un nostro precedente video di un'altra release di Bolivar, ovvero il Bellicoso Fino, rilasciato dal distributore tedesco in giara. Quindi è un sigaro che a quanto pare i distributori locali prediligono. Anche in quel caso la giara era particolare, bella, forse meno pratica, non era fornita di una guarnizione e quindi la conservazione non era adeguata, però era quella giara rettangolare che vi abbiamo fatto vedere. Il video lo potete trovare qui sopra, il link, cliccando potete vedere appunto il video del quale vi sto parlando. Comunque, il sigaro, tornando a questo Royal Corona, questo robusto, uno dei robusto più caratteristici del vitolario cubano, ed è anche molto comune il robusto tra i sigari, ha la semplicità intrinseca di questo formato. Quindi un sigaro di facile gestione, dalla ottima combustione, dal corpo importante, che quindi consiglio di fumare dopo una bella cena, magari abbinandolo a un caffè o a un buon ron, quindi è uno degli abbinamenti che forse meglio si sposano con questa tipologia di sigaro. Un buon cacao, un cacao amaro, appunto un caffè amaro, si sposano perfettamente con gli aromi di questo sigaro che tendono al dolce, quindi non c'è un gusto salato ma è più dolce. A volte sentiamo anche le note di caramello bruciato, caffè, legno e pellame. Un sigaro quindi importante, semplice da fumare per il suo formato e anche per la costruzione e per il tiraggio, non semplice da gestire per fumatori alle prime armi che magari non si aspettano un sigaro dalla forza così elevata. Poi ovvio, ho sentito parlare fumatori di Toscano come che approcciarsi a un Bolivar e ritenerlo un sigaro non così tanto forte. Beh, certo, sono abituati a fumare sigari molto molto corposi per loro stessa natura. Comunque il voto è assolutamente positivo. L'aroma di questo sigaro si evolve in continuazione,
La forza è un crescendo dall'inizio alla fine e questo prodotto ci regala un'oretta di piacere per accompagnare una nostra serata. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invitiamo a mettere mi piace, a sottoscrivere il nostro canale e a premere sulla campanella che vi notifica l'uscita di nuovi video. Vi invitiamo a condividere questo video e a sottoscrivere appunto il nostro canale. Vi aspettiamo con altre recensioni. Probabilmente il prossimo video sarà su un Partagas 898, visto che Diadema li ha distribuiti in questo periodo insieme a molte altre referenze, come ad esempio i Beiche 52, sta arrivando molto materiale e quindi finalmente possiamo nuovamente riassortire le nostre scorte, qualora ce ne fosse bisogno. Non mi resta altro che salutarvi e ringraziarvi. Buona serata a tutti.